Buongiorno e bentornati al canale Elio Tour Guide. Oggi ci troviamo nella bellissima Siena, come potete vedere dietro di me c'è la Torre del Mangia e parleremo della vita di Caterina Benincasa, meglio conosciuta come Santa Caterina. Andremo a visitare i luoghi della vita e degli eventi che hanno riguardato questa santa famosa e importantissima per l'Italia. Benissimo, ora ci troviamo davanti alla casa santuario di Santa Caterina, per la precisione davanti al Portico dei Comuni d'Italia, chiamato così in virtù del fatto che fu costruito molto recentemente, nel 1939, con diverse donazioni da ogni comune d'Italia. Si dice per l'appunto che ogni mattone rappresenti uno dei comuni italiani, visto che Santa Caterina è patrona d'Italia. Bene, tutto il complesso si compone di numerosi ambienti, tra cui due cappelle, c'è la casa di Santa Caterina, il loggiato e questo bellissimo portico. Ci sono diversi stili, tra il rinascimentale, tra cui anche un bellissimo pozzo, si dice progettato da Baldassare Peruzzi, ma in realtà l'ingresso principale della casa di Santa Caterina non è qui, ma proprio qui vicino. Lo andiamo a vedere. Quella che vedete dietro di me è la casa di Santa Caterina. Santa Caterina veniva da una famiglia di umili origini, erano tintori, infatti ci troviamo proprio in vicolo dei tintori, era una famiglia anche molto numerosa, pensate era la 17ª figlia, non l'ultima, all'età di 12 anni la famiglia pensò di cercarne marito, ma Santa Caterina non ne voleva sapere, infatti voleva entrare a tutti i costi nell'ordine delle mantellate, solo che quest'ordine non accettava ragazze così giovani, era un ordine di donne mature, vedove, per cui per molto tempo Santa Caterina si costrinse a non mangiare, si abbruttì a tal punto che parebbe, secondo le cronache dell'epoca, a tal punto che le mantellate decisero poi alla fine di farla entrare nell'ordine. Parlando di Santa Caterina è impossibile non parlare anche della Basilica di San Domenico. La chiesa che vedete dietro di me fu fondata dai domenicani all'inizio del 1200. San Domenico mantiene la caratteristica tipica degli ordini mendicanti, cioè un aspetto molto semplice, quasi dismesso, con una facciata a mattoni e una navata unica dichiarata direttamente in facciata. Ha un aspetto comunque un po' particolare perché l'ingresso principale non è davanti come in moltissime altre chiese, bensì è di lato. Questo perché sul lato che vedete dietro di me c'era un convento e si fu costruita una loggia dove ora possiamo vedere dei dipinti molto importanti, tra cui anche il primo dipinto di Santa Caterina, fatto probabilmente quando Santa Caterina era ancora in vita. Questo ci dice quanto Santa Caterina dovesse essere importante già all'epoca, visto che raramente abbiamo dipinti di santi di quando loro sono ancora vivi.
Ci troviamo ora sulla gradinata la scalinata che collega il Battistero con il Duomo di Siena. Questo è uno dei punti più antichi in realtà della città, anche se il Battistero è stato costruito solamente a partire dal 1300, perché era un passaggio obbligato per i pellegrini che venivano da nord e quindi che venivano da via Banchi di Sopra, seguivano via dei Pellegrini, seguivano poi questa scalinata fino al Duomo, passando attraverso il bellissimo portale gotico che vedremo più su. Proprio su questa gradinata avvenne un altro degli eventi importanti della vita di Santa Caterina, ed è l'estasi di Santa Caterina che proprio su queste scalini cadde in ginocchio durante un'estasi, per l'appunto vide il Signore, e il punto esatto dove cadde in ginocchio è stato segnato con una croce che è ancora visibile tutt'oggi. Eccola qui. All'interno della contrada dell'Oca c'è un museo molto importante che è il Museo della Contrada. Ce ne sono molti, ovviamente ogni contrada ha il suo, ma quello dell'Oca è probabilmente il più bello. Intanto perché è quello che ha più pali vinti, infatti la contrada dell'Oca è la contrada che ne ha vinti di più, e poi perché è stato affrescato, già numerosi affreschi, ha una chiesa molto interessante da visitare e poi è collegato direttamente anche con la chiesa santuario di Santa Caterina, quindi tutto il percorso di visita è molto interessante da fare. C'è una guida eccezionale anche all'interno del museo che sarà lieta di offrirci anche il suo supporto in un'eventuale visita. Proprio dietro San Domenico, o per meglio dire sotto la Basilica Cateriniana di San Domenico, c'è la fonte detta Fonte Branda, una fonte medievale molto grande, la più grande che è possibile trovare a Siena. Fonte Branda ci racconta il rapporto che i senesi hanno avuto durante i secoli con l'acqua. Pensate che sotto il territorio senese, sotto la città medievale di Siena, corrono chilometri e chilometri di canali che furono scavati in epoca sempre intorno al 300-400 per 2 secoli, per cercare una mitica fonte sotterranea, un mitico fiume sotterraneo chiamato Diana. Questa Diana non fu mai trovata, in compenso furono trovate numerose canalizzazioni che consentirono alla città di rifornirsi di acqua potabile, di acqua utilizzabile anche per i lavori appunto come quello della lana. Ecco perché qui i tintori erano proprio qui vicino e potevano utilizzare l'acqua per le numerose lavorazioni che riguardavano il loro mestiere. Questa acqua, tra l'altro, ci dice anche quanto ricca e potente fosse la città nel Medioevo, al punto, se ci pensiamo un attimo, che gli stessi fiorentini non avevano fonti pubbliche fino a quando i Medici non costruirono la fontana del Biancone in Piazza della Signoria, mentre invece i senesi già nel 300 avevano tutta questa abbondanza di acqua potabile. Pensate un po', potabile chiaramente per l'epoca, almeno avevano altri criteri all'epoca, ma sicuramente qualcosa di straordinario che ci dice quanto Siena fosse veramente una metropoli straordinaria.